Women's Health Vision, parliamo di laser vaginale con il dottor Claudio Paganotti, responsabile ginecologia dell'Istituto Clinico Città di Brescia e consulente in sessuologia. Dottor Paganotti, la tecnologia laser perché è usata in ginecologia e quando parliamo di laser vaginale cosa si intende? Una piccola premessa. Negli ultimi 10 anni i genitali esterni femminili hanno ricevuto una particolare attenzione e questo per due motivi. Uno perché la popolarità della ceretta alla brasiliana e due perché i mass media hanno sempre diffuso, promosso delle immagini di nudo. E tutto questo praticamente ha reso visibile l'invisibile. Per questo motivo molte donne, sempre di più, hanno cercato di prendersi cura di questa parte del corpo che prima era nascosta, per tre motivi. Uno, per ridurre alcuni disagi intimi, che adesso andremo a vedere in questa giornata. Due, per migliorare le prestazioni sessuali. E tre, a conclusione, per aumentare la propria autostima. Che cos'è il laser vaginale? Il laser vaginale rientra in queste procedure per ringiovanire, rigenerare i tessuti genitali. Le alternative quali sono? Sono o l'uso di creme o filler a livello genitale, oppure la ginnastica pelvica o perineale, oppure delle terapie ormonali a base di ormoni introdotti per via orale, oppure la chirurgia correttiva. È importante una cosa, il laser non è una procedura estetica che mira solamente all'apparire, ma è una procedura che mira a recuperare quella forma funzionale che abbiamo perduto con il trascorrere del tempo, degli anni, con l'arrivo della menopausa e con le gravidanze e i relativi parti. A chi è rivolto dunque il laser vaginale? Quali sono le indicazioni? Allora, il laser vaginale è rivolto a tutte quelle donne che hanno dei disturbi legati all'atrofia vaginale. Recentemente è stato cambiato il termine in sindrome genitourinaria, che più o meno è sempre la stessa cosa. È una condizione dovuta alla carenza di estrogeni, solo che comprende sintomi vaginali, sessuali e urinari. Tra i primi sintomi abbiamo la secchezza vaginale e la difficoltà ad avere rapporti, che è una conseguenza. Queste due cose insieme possono portare a una riduzione della qualità di vita sessuale della donna. Tra gli altri sintomi invece abbiamo l'incontinenza urinaria, le perdite involontarie di urina, l'urgenza menzionale o le cistiti ricorrenti. Tornando all'atrofia vaginale, due cose importanti. La prima è che già il 65% delle donne dopo il primo anno di menopausa hanno questo disturbo. Secondo, non è solamente un problema femminile, ma è di coppia. Cosa vuol dire? Che spesso il partner, avendo difficoltà alla penetrazione, potrebbe sentirsi rifiutato dalla donna e in alcuni casi potrebbe arrivare addirittura a dei problemi di disfunzione erettile. Come funziona, dottore, il laser vaginale? Ora, il laser vaginale prevede un meccanismo particolare e praticamente viene liberata questa energia termica sulla mucosa vaginale e questa rigenera dalla formazione nuova di collagene e la formazione di nuovi vasi sanguigni. Queste due cose portano, uno, all'aumento dello spessore dell'epitelio della mucosa e due, all'aumento dell'idratazione. Queste altre due cose insieme porteranno a un ripristino funzionale della parete vaginale, il cui compito, oltre che favorire il parto, è quello di accogliere il pene. Esattamente dovrebbe far sì che il contenuto si adatti perfettamente al contenente. Ma io le chiedo, la procedura è dolorosa? Ci sono degli effetti collaterali? Allora, la procedura è ambulatoriale. La donna viene messa nella classica posizione ginecologica e non è previsto alcun tipo di anestesia. Solo in alcuni casi si può applicare del gel anestetico a livello dell'introito vaginale. L'energia laser viene erogata, diffusa lungo tutto il canale vaginale con un piccolo manipolo, simile alla sonda dell'ecografia vaginale. Quanti trattamenti suggeriti e quanto durano? Per avere un buon risultato ci vogliono almeno 3 sedute, distanziate 3-4 settimane una dall'altra e ogni seduta dura circa 20-30 minuti. In realtà la scansione lungo tutta la parete vaginale dura 5 minuti, tutto il resto è preparazione. E per quanto riguarda appunto la preparazione, quindi prima del laser? Ora, prima del laser la donna andrebbe vista da un ginecologo, dopo un'accurata anamnesi, un attento esame obiettivo, e due sono gli esami fondamentali da richiedere: un tampone vaginale e un pap test eseguito nell'ultimo anno di vita. Questo perché? Perché le controindicazioni sono o alcune malattie gravi, per esempio malattie della coagulazione, o un tampone positivo, oppure un pap test alterato. Importante ricordare che questo tipo di esame o di trattamento può essere fatto anche da donne operate con tumore al seno, essendo un trattamento non ormonale ed altamente sicuro. Prima abbiamo detto a chi è rivolto, adesso le chiedo a chi
non è indicato. A queste persone che ho appena elencato. E dopo il trattamento, cioè i giorni successivi al trattamento, cosa succede? Ora, il trattamento, la ripresa è molto rapida, non c'è bisogno di alcun periodo di riposo. Gli americani lo chiamano trattamento pausa pranzo, come andare dal chirurgo estetico. Però è importante ricordarsi 3 cose: astenersi dai rapporti per la prima settimana, evitare il bagno nella vasca, ovviamente, ma solamente la doccia per evitare il contatto dell'acqua calda con la parte trattata. Eppure è importante evitare di andare in bicicletta o praticare sport che possono creare uno sfregamento tra la parte trattata. Quali sono i benefici, i vantaggi che si ottengono dal trattamento? Ora, come abbiamo visto, questo trattamento rigenera i tessuti vaginali, quindi contrasta i sintomi dell'atrofia e permette un'attività sessuale soddisfacente. I risultati apprezzabili arrivano al 65% e persistono per circa 12-18 mesi. In realtà le donne esprimono una perfetta soddisfazione nell'85-90% dei casi. Tuttavia il risultato non è sempre prevedibile, è molto variabile e dipende dalle caratteristiche iniziali della donna, dall'entità del disturbo e dall'eventuale associazione di più disturbi. Nello specifico abbiamo visto che nel 67% dei casi si risolve la secchezza vaginale e nel 62% la dispareunia. È ovvio che il laser non è la panacea di tutte le cose, perché bisogna che poi l'attività sessuale della donna venga regolarizzata e costantemente effettuata nel tempo. Come diceva Giacomo Casanova, il miglior afrodisiaco è l'amore stesso. Grazie dottor Paganotti, grazie a tutti per essere stati con noi. Women's Health Vision vi aspetta con un nuovo appuntamento la prossima settimana.